Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Se mi segui da tempo saprai che l'anno scorso ti ho parlato di questa chiavetta dell'azienda taiwanese SequX, una chiavetta che serve per proteggere in modo crittografico i vostri account. Quest'anno hanno fatto un'evoluzione e hanno presentato la Pafido SeaLife Drive Key, che oltre alle funzionalità che adesso ti racconterò per proteggere i vostri account, che siano Gmail, Facebook, Exchange o tutti i sistemi che permettono di andare a inserire un livello di sicurezza FIDO 2. Ne avete visto che nella scatolina c'è questo adattatore che fa diventare la SeaLife un dispositivo USB che all'occorrenza può diventare per voi una chiavetta USB da 128 giga. Questa chiavetta, avrei capito, non è una hard wallet, non serve per contenere cripto, serve a proteggere te stesso. Protegge la tua identità digitale, protegge i tuoi account. È in effetti collegata anche a un exchange, magari un hardware wallet che supporta il FIDO 2, alla fine le tue cripto vengono protette comunque. Che cos'è tecnicamente? È una chiavetta di autenticazione. È un dispositivo fisico che sostituisce la password, sostituisce l'accesso tramite SMS o tramite email. Già da qui ti fa capire che evita email di phishing, SIM swap, perché ogni volta che andrai a fare l'accesso non ti verrà inviato un SMS, un'email o un contatto per accedere, basterà accedere con questa chiavetta per riuscire ad autenticarti in sicurezza. La parte interessante della Pafido SeaLife Drive Key è proprio la tecnologia PAF e cerco di spiegartela semplice. All'interno di questa chiavetta c'è un microchip. Ogni microchip a livello fisico ha minuscole imperfezioni microscopiche. Queste imperfezioni sono uniche, come un'impronta digitale. La tecnologia PAF ha proprio queste caratteristiche fisiche per generare delle chiavi, chiamiamole chiavi private di accesso uniche. E qua il secondo punto: la chiave privata non è salvata staticamente dentro questo dispositivo, viene generata in modo unico dal chip ogni volta che tu fai l'accesso e poi viene autodistrutta. Questa chiave privata non sarà mai uguale a un'altra chiavetta che ha un chip molto simile al tuo. Ogni chiave sarà unica. Quindi significa che la chiave privata non può essere copiata, non può essere clonata e non può essere estratta via software. È una sicurezza a livello fisico ma anche e soprattutto digitale. Facciamo un esempio: vuoi proteggere il tuo account di Google, vai nelle impostazioni di sicurezza, alla voce FIDO 2, registri la chiavetta come metodo di accesso. Da quel momento, quando accedi, colleghi la chiave, inserisci il tuo PIN se è impostato e tocchi il dispositivo che ti riconosce la tua impronta. Il tuo accesso viene accettato tramite crittografia hardware. Non c'è applicazioni di autenticazione a due fattori, non c'è SMS, non c'è un'email di conferma, non c'è password che può venire intercettata. Il sito, qualsiasi esso sia, ovviamente che la supporta, comunica con la chiave col protocollo FIDO 2 e verifica la firma crittografica. Se il sito è falso, è un sito phishing, la chiave non firma. È già qui che ti salva. Questo dispositivo ovviamente è un dispositivo USB-C, quindi funziona su smartphone, PC, non serve batteria, non serve Bluetooth, non è un dispositivo che si collega wireless, è un dispositivo completamente passivo, funziona solo quando è collegato e lo richiedi. Come detto, la versione Drive include la possibilità di archiviazione fino a 128 giga e questa chiavetta può essere utilizzata per file sensibili, backup, documenti critici o ad esempio copie di documenti personali. Quindi non è una semplice chiavetta USB, non gestisce Bitcoin, non firma transazioni su blockchain, serve per proteggere e farti accedere ai tuoi account. È un livello superiore di Google Authenticator, è un livello sopra gli SMS, è un livello sopra l'email ed è più sicura delle password. Ha senso se gestisci exchange crypto, vuoi proteggere i tuoi account, usi delle password manager, usi account aziendali, vuoi proteggerci dal phishing, da SMS malevoli o link di autenticazione che possono portarti allo svuotamento magari di un wallet, come allo svuotamento di identità in un profilo social. Tra le informazioni che hai visto in questo contenuto, se vuoi procedere all'acquisto, ti consiglio di andare a leggere domande e risposte e tutta la documentazione inerente al funzionamento, magari anche più dettagliato. Il costo di questa chiavetta è di $69 e c'è uno sconto del 10% esattamente come
la chiavetta che avevo presentato, la versione dell'anno scorso, inserendo il codice sconto Mauri Crypto. Vi viene scontato di $6,90. Non è chissà cosa, ma meglio di niente. Ora vi lascio il pezzo di video che avevo già condiviso, che vi mostra una semplice installazione di queste chiavette. Per un account Gmail si fa sul nostro profilo alla voce sicurezza andando a attivare la verifica a 2 fattori, successivamente si clicca. In questa schermata si va ad aggiungere passkey e token di sicurezza, si inserisce la chiavetta all'interno del nostro computer, si fa crea una passkey, usa un altro dispositivo e si clicca su chiave di sicurezza e poi successivo. Ci dà la configurazione. Ora tocchiamo la chiave di sicurezza, passkey salvata, e ora possiamo utilizzare la nostra passkey creata e la potete trovare qua sotto. Proviamo adesso il settaggio, ad esempio su KX, si va sul nostro account security, andiamo su passkey, aggiungiamo un passkey, facciamo l'accesso tramite il QR per poi andare a scegliere un altro device e impostare, come abbiamo fatto prima, la chiave di sicurezza. Perfetto, ora possiamo utilizzare la chiavetta anche su OKX. Ho levato la chiavetta dal computer e reinserita, ho fatto il logout e provo ad accedere al mio account. Vediamo cosa succede. Metto email, conto secondario, metto una lettera a caso, tocco la chiave di sicurezza e accedo al mio account. Provo un attimo con Binance ad impostarlo, anche se Binance vedo che accetta la biometrica, ma provo a fare una cosa. Vado su gestisci, creo una nuova passkey, uso un altro dispositivo, chiave di sicurezza, successivo, configuro, vediamo se funziona. Metto il mio PIN, tocco la chiave di sicurezza e dovrebbe essere impostata. Ora faccio una prova, logout, verifica con passkey, chiave di sicurezza, successivo, PIN, tocco la chiave, rimani collegato, ok, e ho l'accesso a Binance con la protezione della C-Life Key Pufido.